Nell'estate del 2019 il calcio italiano aveva una sola certezza. La Juventus vinceva. Vinceva sempre. Vinceva da 8 anni e vinceva in un modo che a molti non piaceva, ma che funzionava. Vinceva con il suo DNA. E in quell'estate la Juventus fa una cosa che nessuno si aspetta. Va a prendersi l'uomo che aveva passato gli ultimi anni a dire, dall'altra parte della barricata, che il calcio era un'altra cosa. Non andare dopo però perché Malzo lo vado qui. L'allenatore forse più amato d'Italia, ma che da quel momento non lo sarà più. L'allenatore che giocava bene, ma che fino a 18 giorni prima non aveva mai vinto un grande trofeo. È una scelta ambiziosa, probabilmente folle, ma con un obiettivo chiaro. Cambiare il modo di giocare della Juventus, modificarne il DNA e vincere finalmente in Europa. Viene scelto nonostante il suo profilo non combaci neanche lontanamente con i modi dei bianconeri. Eppure lo scelgono lo stesso, accompagnato fin dall'inizio dalla sensazione che fosse una seconda opzione. E qualcosa va storto dal primissimo giorno. A distanza di anni molti continuano a porsi alcune domande. Come fa un allenatore a vincere lo scudetto e a essere licenziato 13 giorni dopo? Come fa la squadra più vincente d'Italia a scegliere un uomo e a rimpiangerlo ancora prima di iniziare? Non è stata una partita a rovinare tutto. È stata probabilmente una frase detta in uno spogliatoio un mese dopo la firma, quando la stagione non era manco cominciata. Oggi vi racconto la storia di 419 giorni, un titolo vinto che non è servito a niente e un matrimonio impossibile che semplicemente non sarebbe mai dovuto cominciare. Oggi vi racconto la folle scelta di Maurizio Sarri alla Juventus. Ma chi è Maurizio Sarri prima di sedersi su quella panchina? È un uomo che arriva dai dilettanti, dalle categorie che non esistono per la televisione, e ci mette una vita intera a salire. Quando la Juventus lo chiama ha quasi 30 anni di carriera alle spalle e 0 campionati vinti a livello professionistico. Ma ha qualcosa che alla Juventus non hanno mai avuto. Un'idea di calcio così riconoscibile da diventare una parola che è finita sul dizionario. Il sarrismo. La concezione calcistica fondata sul possesso del pallone, sulla rapidità degli scambi, sul pressing alto e sull'organizzazione collettiva dei movimenti. Non una semplice dimensione tattica, ma una vera e propria filosofia sportiva, basata sulla ricerca di un gioco offensivo spettacolare e immediatamente riconoscibile. Nasce a Napoli, dove in 3 stagioni non vince niente e diventa comunque una leggenda. È il calcio più bello d'Italia, forse d'Europa, ed è quello che tutti vogliono guardare, ma è anche quello che perde. E contro chi perde? Beh, contro la Juventus, perché il Napoli di Sarri è il rivale. È la squadra che contende lo scudetto ai bianconeri e che, anche quando realizza 91 punti nella stagione 2017-2018, arriva seconda. E in quegli anni Sarri va all'attacco. Il Napoli per avere un rigore li debbano proprio fucilare in aria. Lei no? O si deve fare le maglie a righe. Lo scudetto perso in albergo per presunti favori arbitrali. Salivo dalla sala televisione alla camera, ho visto giocatori piangere per le scale. Ecco, riassumendo, chi è l'uomo che la Juventus decide di assumere. Uno che ha passato gli ultimi anni a dire che quel club è il problema. Uno che ha incarnato l'idea che il modo di vincere conti quasi quanto il risultato, dentro una società dove invece l'unica cosa che ha importanza è proprio quello. Vincere non è importante, ma è l'unica cosa che conta. E c'è un'altra cosa, forse la più scomoda di tutte. Sarri probabilmente non è la prima scelta, perché nell'estate del 2019 la Juventus vuole Pep Guardiola. È il nome che domina in retroscena. Si parla di contatti, offerte e perfino di un'intesa, ma non arriverà mai una conferma. Il City smentisce, Guardiola pure, e la Juventus tace per più di 20 giorni. How many times I have to say I'm not going to go to Juventus at Turin? Intanto i giornali accostano timidamente alla panchina bianconera prima Inzaghi, poi Pochettino, poi Mourinho e infine anche Sarri. Dopo quasi un mese viene scelto proprio Sarri, presentato dalla dirigenza come il piano A fin dall'inizio. Ma nell'immaginario di molti resterà per sempre il piano B. Un buon piano B, ma pur sempre un piano B. Il 16 giugno 2019 arriva l'annuncio. Contratto di 3 anni. 18 giorni prima ha vinto l'Europa League con il Chelsea e si trova nel momento più alto della sua vita professionale. Il 20 giugno lo presentano allo Stadium.
sullo stesso palco dove un anno prima veniva presentato Cristiano Ronaldo. Niente tuta, ma giacca e cravatta, cosa che a lui non appartiene per niente. Sembra tutto surreale fin dalle prime immagini. Napoli si sente tradita dall'uomo che ha amato forse più di chiunque altro, mentre la Torino bianconera non sa se accoglierlo o rifiutarlo. Sarri quel giorno è emozionato. Dice che la Juventus è il coronamento della sua carriera. Racconta di aver visto una società determinata come mai in 30 anni. Ammetterà, poco più tardi, sorridendo, che sua madre non era contenta della scelta. Non era contentissima. Ma dice anche un'altra cosa. Spiega che dovrà capire quanto applicare della propria filosofia e quanto adattarsi alle caratteristiche dei giocatori. In sostanza, la sua Juventus non sarà una copia del Napoli. Lo chiarisce dal primo giorno, ma nessuno vuole credergli. Perché la Juventus ha appena chiuso 5 anni di Allegri, 5 scudetti e 2 finali di Champions perse. Ma l'ultima stagione europea è stata un fallimento. E la sensazione dentro il club è che quel ciclo abbia esaurito la spinta. Serve qualcos'altro e per farlo si punta sull'uomo simbolo del bel gioco. Eppure, durante la stessa presentazione, Paratici pronuncia una frase sorprendente. Il gioco non è stato centrale nella motivazione di cambiare. È una contraddizione che sembra già contenere tutta la storia. La Juventus sceglie l'allenatore più identificato con il proprio modo di giocare, l'uomo diventato sinonimo di una filosofia calcistica, ma sostiene di non averlo scelto principalmente per quella filosofia. Allora perché proprio Sarri? Forse, nemmeno dentro il club, esiste ancora una risposta completamente chiara. Nel frattempo il mercato si muove. Arriva De Ligt dall'Ajax per 85,5 milioni totali e torna Buffon a 41 anni per fare il secondo. Sulla carta sembra un progetto senza punti deboli, ma il problema è uno, che il calcio non si gioca sulla carta. Ci sono storie che finiscono male e poi ci sono storie che cominciano male e da lì non si riprendono più. Per capire dove si rompe davvero il rapporto tra Maurizio Sarri e la Juventus bisogna tornare indietro. Non a marzo o a novembre quando esplode il caso Ronaldo, ma ancora più indietro. Bisogna tornare al 21 luglio 2019, un solo mese dopo la presentazione, quando la stagione non è ancora cominciata. Siamo al National Stadium di Singapore, International Champions Cup. È la prima partita di Sarri sulla panchina della Juventus, un amichevole contro il Tottenham. All'intervallo i bianconeri sono sotto di un gol e stanno giocando male. Sarri entra nello spogliatoio e, tra la battuta e la sfuriata, dice questa frase: «Ma come ho fatto a perdere 2 scudetti contro di voi?» È probabilmente una frase da non dire in uno spogliatoio come quello. Un errore da parte di un allenatore la cui gestione dei campioni non è mai stata la sua più grande qualità. E a qualcuno la battuta non piace. Il retroscena lo racconterà Massimiliano Nerozzi sul Corriere della Sera solo il giorno dopo l'esonero, un anno più tardi. Un episodio che all'epoca era stato liquidato come una voce infondata e che invece, riletto alla fine, sembra il primo atto di tutto quello che verrà. E, come se non bastasse, poco prima dell'inizio del campionato, Sarri viene colpito da una polmonite. Non va in panchina nelle prime 2 giornate contro Parma e Napoli. L'allenatore che deve rivoluzionare la Juventus a fine ciclo esordisce soltanto il 14 settembre a Firenze, in un pareggio senza reti. Ma intanto qualcosa si è già incrinato, perché alla Juventus non basta allenare, devi gestire, devi tenere insieme uno spogliatoio di uomini che hanno vinto tutto e che hanno un ego fuori misura. Allegri, prima di lui, ripeteva che bisogna essere degli psicologi prima di essere allenatori. E Sarri non lo è. Sarri è un uomo di campo, quello con i taccuini e la sigaretta in bocca, che vuole fare scelte forti e poco diplomatiche. Un formidabile ideatore di movimenti tattici e un pessimo creatore di empatia. E il seguito lo dimostra subito. A settembre, prima ancora che succeda qualcosa, arriva la prima frattura vera. Mandzukic, uomo simbolo degli anni di Allegri e simbolo di quella Juventus, ed Emre Can restano fuori dalla lista Champions. Poi ci sono le piccole cose, i comportamenti che in un posto come la Juve non sono ben visti, il fatto che fumi in continuazione ovunque, le parolacce che scappano troppo spesso. E poi c'è quella voce, quella secondo cui Cristiano Ronaldo non apprezzerebbe i continui suggerimenti di giocare a 2 tocchi. Un fatto che tocca l'ego di CR7, insofferente al fatto che qualcuno gli provi a insegnare come giocare. Ma il loro rapporto era partito storto molto prima.
Nell'estate del 2019 Sarri va a trovare Cristiano Ronaldo sul suo yacht per chiedergli come vuole giocare. Lo racconterà sconcerti sul Corriere una settimana dopo l'esonero. Fu lui a presentarsi e non il contrario, come sarebbe la regola. Un allenatore che va a chiedere il permesso. Sarri non era sicuro di doverlo fare, ma glielo aveva chiesto Paratici e non voleva cominciare con un no. Ci vuole solo qualche mese affinché la situazione precipiti. Novembre 2019, contro la Lokomotiv Mosca, all'81esimo Sarri toglie dal campo Ronaldo. Una cosa che non succedeva dal febbraio 2016 in Champions League. Esce nervoso, ma va in panchina. 4 giorni dopo, Juventus-Milan, minuto 55, 0-0, fuori Ronaldo, dentro Dybala. Ronaldo gesticola, sembra pronunciare qualche insulto in portoghese e poi esce, senza degnare di uno sguardo la panchina, e va dritto negli spogliatoi. Si fa la doccia e lascia lo stadium 3 minuti prima del fischio finale, mentre la sua squadra è ancora in campo a giocare. Dybala nel frattempo segna il gol che decide la partita. Sarri prova a spegnere l'incendio. Ronaldo non è un problema, anzi dobbiamo ringraziarlo perché si è messo a disposizione anche in condizioni non ottimali. E poi 5 minuti di incazzatura è una reazione normale. Ma ormai il rapporto, mai iniziato veramente, è compromesso. E sembra compromesso anche altrove. Buffon e Chiellini non spendono parole per il tecnico con i compagni. Manca qualcuno che possa fare da ponte tra Sarri e la squadra. Al Chelsea c'era Gianfranco Zola. A Torino la Juventus prova a costruire qualcosa di simile inserendo Andrea Barzagli nello staff tecnico. Un uomo che conosce perfettamente lo spogliatoio e il significato della juventinità. Ma Barzagli, entrato nello staff a settembre per lavorare soprattutto con i difensori, lascerà l'incarico il 14 maggio 2020 per motivi familiari. Però, a dire la verità, il primo verdetto vero arriva mesi prima. Dicembre 2019, Riyadh. La Juventus perde la finale di Supercoppa italiana contro la Lazio. Sarri dice che c'è amarezza, ma che piangersi addosso non risolve i problemi. A febbraio, dopo la sconfitta di Verona, i giornali raccontano 2 cene. Una tra Agnelli e Sarri, raggiunti da Paratici, e un'altra tra Paratici, Buffon e Chiellini. Secondo i giornali, ad alcuni giocatori importanti non piacciono gli spigoli del carattere dell'allenatore, ma i senatori si impegnano a sostenerlo per il bene della Juventus. Non è ancora una sfiducia dichiarata, ma il fatto che società e leader dello spogliatoio sentano il bisogno di creare una sorta di unità di crisi dimostra che il rapporto è già diventato un problema. Il segnale ormai è chiaro. L'uomo Sarri, più ancora dell'allenatore, è in discussione. E quando la Juventus arrivi a quel punto restano solo 2 strade. O vinci tutto, e allora nessuno può più dire niente, oppure è già finita. Solo che nessuno ancora lo sa. Ma i numeri di quella stagione cosa raccontano? La Juventus vince 26 partite di campionato su 38, 3 più di quella di Conte al primo anno e lo stesso numero di quella di Allegri. Ma chiude anche con 83 punti, il dato più basso dell'intero ciclo dei 9 scudetti, appena uno in più dell'Inter. Perde 7 partite e subisce 43 gol. I dati peggiori della striscia vincente. Cristiano Ronaldo chiude la stagione superando i 30 gol in un solo campionato. Non succedeva a un giocatore della Juventus dagli anni 30. Paulo Dybala viene eletto miglior giocatore della Serie A. Ma il problema è che quella squadra per larghi tratti gioca male. Il bel gioco, che doveva essere la ragione stessa di quell'ingaggio, si vede solo a sprazzi. Ma sarebbe troppo semplice attribuire tutta la responsabilità a Sarri, perché la Juventus cambia allenatore senza cambiare davvero squadra. Gli affida una rivoluzione fondata su pressing e sui movimenti collettivi, ma gli consegna una rosa costruita negli anni per un calcio diverso, con un centrocampo esperto ma poco dinamico e diversi giocatori ormai nella fase finale del proprio ciclo. E prima ancora della seconda giornata perde Giorgio Chiellini, il capitano, che si rompe il legamento crociato e resta fuori per quasi tutta la stagione. Ma qualche volta quella Juventus immaginata si vede davvero. A San Siro contro l'Inter, il gol decisivo di Higuaín arriva al termine di 24 passaggi, sequenza record per un gol nella Serie A 2019-2020. Insomma, per una sera sembra finalmente la squadra di Sarri. Ma resta un lampo, non diventa mai un'identità stabile. La Juventus di Sarri si dirà dopo che in realtà non è mai esistita. E i tifosi se ne accorgono, perché allo stadium Sarri non è mai diventato uno di loro. È rimasto per tutto l'anno l'allenatore del Napoli seduto sulla panchina sbagliata.
Poi arriva marzo e il mondo si ferma. Il lockdown è una frattura che nessuno sa gestire. Adottare misure ancora più forti, ancora più stringenti, per riuscire a contenere il più possibile l'avanzata del coronavirus. 3 mesi di stop, poi allenamenti individuali e poi un calendario impazzito. 14 partite in 50 giorni. Sono mesi in cui non si fa niente di logico. Ma il punto è un altro. Quando il calcio riparte, quella Juventus è messa peggio di prima. Più lenta, più stanca, più confusa. E il 17 giugno arriva la beffa più crudele che il destino potesse scrivere. La finale di Coppa Italia a porte chiuse contro il Napoli. Finisce 0-0 e si va direttamente ai rigori senza supplementari. Dybala se lo fa parare, Danilo lo spara alto. Il Napoli non sbaglia un tiro e Gattuso alza la coppa. Sarri guarda, è la seconda finale persa in quella stagione, dopo la Supercoppa. Ed è persa contro la squadra che Sarri aveva lasciato 2 anni prima, passando da Londra prima di arrivare a Torino. A Napoli, che non avevano mai vinto niente con lui, festeggiano contro di lui. La rivalità che aveva segnato tutta la sua carriera si chiude così, dalla parte sbagliata. Da quel momento la posizione di Sarri diventa apertamente in bilico e l'unica cosa che può ancora salvarlo è vincere il campionato, che infatti vince il 26 luglio 2020 con 2 giornate di anticipo. Il 9° scudetto consecutivo della Juventus, il primo di Maurizio Sarri in 30 anni di carriera. A 61 anni diventa all'epoca l'allenatore più anziano a vincere il titolo italiano nell'era del girone unico e il più vecchio ad averlo vinto per la prima volta. Dovrebbe essere il giorno più bello della sua vita professionale, e invece non è così, perché quello scudetto non viene festeggiato. Certo, c'era il Covid, ma la realtà sarà quella, confermata da tutti i protagonisti. Perché in un club abituato a vincere tutto da 9 anni, lo scudetto non è più un trionfo, ma è diventato una scadenza da rispettare. Paratici lo dirà con orgoglio in quei giorni. Sono 3.000 giorni che la Juve è campione d'Italia e lo si dà troppo spesso per scontato. Subito dopo il titolo la squadra si scioglie. Perde con il Cagliari, perde con la Roma. La Gazzetta racconterà di uno sfogo nello spogliatoio dopo Cagliari, a titolo già vinto. Perché nel frattempo il calendario ha già fissato l'appuntamento vero. Il 7 agosto c'è il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Lione. All'andata, a febbraio, prima che il mondo si fermasse, la Juventus aveva perso 1-0 in Francia, giocando male. E adesso serve ribaltarla. E tutti, dentro e fuori dal club, sanno che quella partita sarà il vero spartiacque della stagione e della carriera di un uomo che, partito dai dilettanti, ha appena vinto il suo primo scudetto in Serie A 61 anni. Restano 12 giorni. 7 agosto 2020. Lo stadium è vuoto. Il pallone rotola dentro un silenzio che sembra finto, senza un coro, senza un fischio, con le voci dei giocatori che rimbalzano sugli spalti deserti. Dall'altra parte c'è il Lione, una squadra che quell'anno arriverà fino in semifinale, ma che in quel momento è soltanto 7ª in Ligue 1 e negli ultimi 5 mesi ha giocato una sola partita ufficiale, la finale di Coppa di Lega contro il PSG, appena 7 giorni prima, persa. Sulla carta, di nuovo, non c'è partita. Sulla carta, appunto. Il Lione passa subito, rigore e Depay lo trasforma con un cucchiaio. Alla Juventus servono 3 gol. Cristiano Ronaldo pareggia dal dischetto prima dell'intervallo e al 60° inventa un sinistro da fuori area e riapre tutto. Per 20 minuti la Juventus sembra un'altra squadra. Sarri prova il tutto per tutto. Dentro Dybala, che era appena rientrato da un infortunio e che dopo nemmeno 15 minuti si deve arrendere di nuovo. Il muscolo cede un'altra volta. Alla fine i bianconeri attaccano con De Ligt buttato in area come centroavanti, ma non basta. Finisce 2-1. La Juventus è fuori dagli ottavi di Champions League. Sarri va ai microfoni dicendo che se non fosse devastato moralmente sarebbe felicissimo della squadra. Dice che sono usciti per il primo tempo dell'andata e che venivano da mesi in cui non hanno fatto niente di logico. Poi gli chiedono del futuro e lui per un attimo alza la voce. Dice che quelle domande gli sembrano offensive, che dei dirigenti di altissimo livello non prendono decisioni su una singola partita, che lui ha un contratto e il contratto lo rispetterà. Ha ragione, e forse quelle parole gli servono per tutelarsi, perché la Juventus non decide valutando la singola partita, aveva già deciso prima. A caldo, davanti alle telecamere, parla Andrea Agnelli.
Dice che il bilancio è agrodolce, che la Juventus ha obiettivi da onorare in Italia e all'estero. Poi conferma che le valutazioni riguarderanno anche l'allenatore. Il giorno dopo, sabato 8 agosto, intorno alle 2 del pomeriggio, la Juventus pubblica il comunicato. Maurizio Sarri è sollevato dal suo incarico. Il club lo ringrazia per aver scritto una nuova pagina della storia bianconera con il 9° scudetto consecutivo, definendolo il coronamento di un percorso personale che lo ha portato a scalare tutte le categorie del calcio italiano. Coronamento, la stessa parola che aveva usato lui un anno prima, il giorno della presentazione, usata adesso per accompagnarlo alla porta. 15 ore dopo Lione non è più l'allenatore della Juventus. E per capire quanto sia stato brutale serve un dato. La Juventus non esonerava un allenatore dal 2011 da Del Neri. Conte e Allegri erano andati via di comune accordo da vincitori. Sarri è il primo a essere cacciato in 9 anni e viene cacciato da campione d'Italia in carica. Ma la cosa più folle deve ancora arrivare. Meno di 10 ore dopo il comunicato, la Juventus annuncia il nuovo allenatore. Non è Zidane e non è Inzaghi. È Andrea Pirlo con un contratto biennale. Un uomo che 9 giorni prima era stato presentato come allenatore dell'Under 23, che non ha mai allenato una squadra di club in vita sua a nessun livello, nemmeno giovanile. Paratici lo spiega così. Non è una partita a decidere il destino di un allenatore, sono il frutto di una stagione. E su Pirlo dice una parola che pesa più di tutte. È una decisione molto naturale, una decisione juventina. Juventina, appunto. Ecco la verità dietro questa storia, detta in una parola sola dal direttore sportivo. Dopo un anno passato a cercare qualcosa di diverso, la Juventus torna a casa. Sceglie uno dei suoi, uno che quella maglia l'ha vestita, che quello spogliatoio lo conosce dall'interno, che parla la lingua del club anche se non ha mai fatto l'allenatore. Sarà la prima di una serie di decisioni ed eventi che porteranno la Juventus dei 9 scudetti, organizzata, affamata e compatta, ad essere presto un lontano ricordo. E c'è una frase, mai confermata, che Sarri avrebbe detto ai dirigenti prima di uscire. Voi mi mandate via, ma questa squadra è inallenabile. Nel 2020 sembrava l'alibi di un uomo appena cacciato. Riascoltata oggi sembra l'unica analisi lucida di tutto quello che sarebbe successo dopo. Ma questa è un'altra storia. A questo punto vale la pena tornare indietro di un anno. Al 21 luglio 2019, a uno spogliatoio di Singapore all'intervallo di un amichevole d'estate, con la Juventus sotto di un gol e un allenatore che dice una frase sbagliata. Forse a mo' di battuta, ma nelle battute di solito ci sono più verità che nelle cose dette sul serio. E in quello spogliatoio l'hanno capito subito. Si è creata una distanza incolmabile. Non l'ha colmata lo scudetto, non l'ha colmata un anno intero di lavoro. Il licenziamento di Sarri sarà la conseguenza di qualcosa che era già chiaro da mesi, anzi dall'inizio. Al post dell'esonero compaiono 3 mi piace, quelli di Douglas Costa e quelli degli ex bianconeri Emre Can e Mario Mandzukic, che con Sarri avevano avuto i rapporti peggiori. Quasi nessun giocatore della Juventus pubblica un messaggio di saluto per l'allenatore che ha appena vinto lo scudetto. E c'è un ultimo dettaglio che arriverà un anno dopo. Nel novembre 2021 esce il documentario di Amazon sulla Juventus, prodotto insieme al club. Pirlo è in macchina con gli uomini della comunicazione bianconera. Al termine della sua prima conferenza da allenatore chiede com'è andata e aggiunge che non si è neanche messo le dita nel naso. Non ho messo neanche le dita nel naso. Ridono tutti, non fa nomi, ma non serve. Per un anno intero quel gesto di Sarri era stato notato, raccontato e analizzato. E in un anno di montaggio e approvazioni nessuno ha pensato di togliere quella frase. Maurizio Sarri così se ne va come era arrivato, da estraneo. 419 giorni, uno scudetto, pochissimi ricordi felici. Maurizio Sarri sparisce senza parlare. Tornerà a farsi sentire quasi un anno dopo, quando accetterà la panchina della Lazio. Ed è lì che dirà la frase più triste di tutta questa storia: che quello scudetto è stato dato per scontato fuori e dentro la Juventus. Il contrappasso è crudele fino alla perfezione. A Napoli Sarri non aveva vinto niente ed era diventato leggenda. Un modo di giocare, una parola sul dizionario, una città che ancora oggi rimpiange quella squadra. A Torino vince il campionato e non resta niente. Il fallimento non è stato soltanto tattico, è stato soprattutto umano, da una parte e dall'altra. La Juventus lo aveva preso per cambiare il proprio DNA
E alla fine è stato lui a doversi piegare, sacrificando la sua identità per vincere. La Juventus bella, dominante ed europea che qualcuno immaginava non è mai esistita. È rimasta un'idea, una cosa che poteva succedere e non è successa. 419 giorni per scoprire una cosa sola, che certe storie non finiscono male, semplicemente non cominciano mai.